Questo video è principalmente per coloro che o non conoscono la retroazione o non hanno ben chiara la sua importanza. Iniziamo con un semplice esempio, non impeccabile dal punto di vista tecnico, ma efficace per capire sommariamente come agisce e perché si utilizza la retroazione. Immaginiamo di dover riempire la vasca per un bagno. Grazie alle precedenti esperienze, conosco le mie impostazioni ottimali. Ad esempio, 80% per l'acqua calda e 20% per l'acqua fredda. Mentre l'acqua scorre, posso allontanarmi per tornare dopo pochi minuti. Dovrei trovare tutto pronto. Mi sono fidato del sistema, senza alcun controllo. Questa modalità viene chiamata ad anello aperto, cioè senza retroazione. Quello che accade in uscita non influenza in alcun modo l'ingresso. Ci fidiamo del risultato, in base alle caratteristiche del sistema. Ma può accadere che per normali variazioni ambientali o possibili squilibri del sistema non troviamo l'acqua alla temperatura desiderata. Posso agire in modo diverso. Mentre l'acqua scorre, immergo la mano e controllo continuamente la temperatura. Se, ad esempio, noto che aumenta oltre il livello desiderato, vado a ridurre l'immissione di acqua calda. Cioè, in base all'uscita, vado a regolare l'ingresso. Questa modalità viene chiamata ad anello chiuso, cioè con retroazione. Vediamo come l'uscita, che nel nostro esempio è la temperatura dell'acqua nella vasca, attraverso il blocco di ritorno B, va ad influire sull'ingresso. E guardando lo schema, che rappresenta un sistema con retroazione, si può comprendere il perché della definizione ad anello chiuso. La retroazione può essere negativa o positiva. Diciamo subito che per aumentare la stabilità del sistema si utilizza la retroazione negativa. Questo lo abbiamo ottenuto nel nostro esempio. Una maggiore stabilità della temperatura dell'acqua in vasca. Infatti abbiamo utilizzato la retroazione negativa all'aumento della temperatura di uscita. Abbiamo invece ridotto la temperatura in ingresso. Le variazioni sono avvenute in senso opposto. Se la retroazione fosse stata positiva, il sistema sarebbe diventato instabile. L'aumento della temperatura in uscita avrebbe portato un ulteriore aumento di essa, e così via. Si potrebbe allora pensare che la retroazione positiva non si utilizzi mai. Non è così. Vi sono dei casi in cui questa instabilità è voluta. Passiamo ora alla seconda parte del video. Affrontiamo l'argomento con un taglio più tecnico. Ci riferiremo principalmente alla retroazione negativa. La retroazione consiste nel riportare all'ingresso del sistema una parte del suo segnale di uscita. Il blocco A è detto anche blocco di andata. B indica il blocco di ritorno o di retroazione. Il nodo di ingresso esegue una somma vettoriale. La retroazione negativa può essere indicata con i segni più e meno. Inviamo in ingresso il segnale XS e in uscita otteniamo il segnale XU. Ma all'interno del sistema, rappresentato dal riquadro tratteggiato, è in atto una retroazione. Il segnale XU, applicato al blocco B, genera un segnale di retroazione, XR. Nel nodo, avviene la somma vettoriale tra XS e XR. Questo genera il segnale XI, cioè il segnale di ingresso al blocco A. Se XI è minore di XS, siamo in presenza di retroazione negativa. In caso contrario la retroazione risulta positiva. Chiariamo brevemente, con un esempio, il concetto di nodo somma vettoriale. Questa situazione si può presentare in caso di retroazione negativa. XS e XR sono in opposizione di fase. La XI avrà pertanto lunghezza pari alla differenza di lunghezza dei due vettori. Questa situazione, invece, si può presentare in caso di retroazione positiva. XS e XR sono in fase. La XI avrà pertanto lunghezza pari alla somma della lunghezza dei due vettori.
E arriviamo alla domanda finale di questo video. Se il sistema, senza retroazione, ha guadagno A, quanto varrà il guadagno in presenza di retroazione negativa? Possiamo subito affermare che, in caso di retroazione negativa, il guadagno risulta inferiore. Infatti, il segnale di ingresso al blocco A è inferiore al segnale XS che arriverebbe allo stesso blocco, senza retroazione. Abbiamo una prima conclusione importante. La retroazione negativa riduce il guadagno. Ricordiamo che il guadagno è il rapporto tra l'ampiezza del segnale di uscita e quella del segnale di ingresso. Quindi, il guadagno A è il rapporto tra XO e XI. Il guadagno B è il rapporto tra XR e XO. Il guadagno che cerchiamo, ovvero il guadagno con retroazione AR, è il rapporto tra XO e XS. Poniamo queste relazioni in un riquadro come supporto ai prossimi passaggi matematici relativamente semplici. Mettiamo in evidenza queste due relazioni che comunque già conosciamo. XI si ricava come differenza tra XS e XR. XR è il prodotto tra XO e il guadagno B. Quindi, partendo dalla formula del guadagno A, si eseguono questi passaggi. XO si ottiene come prodotto tra XI ed A. Al posto di XI si pone XS meno XR. Moltiplichiamo le grandezze tra parentesi per A. Infine, si sostituisce XR con la sua espressione corrispondente. Eliminando i passaggi intermedi, il risultato è questo. Dalla relazione appena ricavata, si ha che XO che moltiplica 1 più BA risulta uguale a XS per A. E finalmente, possiamo ricavare l'espressione del guadagno AR. A fratto 1 più BA. Riepilogando, la retroazione negativa aumenta la stabilità del sistema e riduce il guadagno, come vediamo. Il denominatore del guadagno viene chiamato fattore di reazione. Questo è invece il guadagno con retroazione positiva.